Amici, eccoci qua, finalmente nona edizione di Surfcasting Academy, puntata numero 1, primo appuntamento. Siamo vicino alla Dispoli, sopra Roma, Marina di Campo, una spiaggia che abbiamo già vissuto in passato con cari amici, in compagnia oggi di Daniele Carloni, ottimo angler, sempre del nostro gruppo, del nostro team, il team Trabucco, per parlare di pesca dalla spiaggia. Una giornata non facile, vento leggermente nord-est, una brezza, mare spianato dopo giorni e giorni di mare importante. Però da domani si rimetterà a scirocco, quindi non sappiamo se riusciremo a concludere questa pescata oggi con qualche cosa di decoroso. Lo vedremo, non è facile. Il fatto che abbiamo tante cose da raccontarci, torneremo a parlare di tecnica, torneremo a parlare di nodi, torneremo a parlare di inneschi. Ovviamente presenteremo le novità della famiglia Trabucco per quanto riguarda gli accessori, le canne, in particolare i mulinelli. Cercheremo di dare come al solito un'impostazione il più semplice possibile, raccontandoci la pesca così come viene, così come la viviamo tutte le volte che mettiamo i piedi sulla sabbia. Tra poco andiamo a conoscere e a salutare Daniele Carloni e speriamo che questa spiaggia, che in passato è stata molto generosa, continui a esserlo. E adesso me ne ritorno sulle canne. Cominciamo a conoscere la spiaggia e utilizziamo il drone. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta, com'è la conformazione di una spiaggia anche col mare calmo, andando a vedere che questa è una piccola foce di un fiume che butta fuori acqua. C'è un po' di risacca sotto, cominciamo ad allontanarci. Vediamo che il fiume è abbastanza importante, continua a spingere acqua dolce fuori grazie alle piogge dei giorni passati. È una spiaggia relativamente frastagliata che ha delle zone, un'alternanza di settori rettilinei, di punte, come possiamo vedere lì davanti a quella costruzione, di punte, molto utili appunto in situazioni di mare calmo. La foce lo è sempre quando butta fuori acqua, è una zona di deposito di materiale organico, quindi sicuramente attira dei pesci, e noi andremo a cercare in questa situazione fondamentalmente proprio le punte. Quindi vediamo lungo settore rettilineo. Lungo settore rettilineo interessante, si vedono delle chiazze di sabbia che sono delle secche dove si andrebbe a formare l'onda, oltre la quale dovremo andare a lanciare, quindi distanze abbastanza agevoli. Ora siamo davanti a una grossa punta, sulla sinistra una secca, e sono tutti settori buoni. In particolare, tenendo la secca leggermente sulla sinistra, andiamo ad avanzare e abbiamo acqua decisamente più profonda, che in queste situazioni di mare sembra essere un positivo, estremamente positivo. Quindi io direi, ci troviamo di fronte a una situazione di mare calmo, andiamo a cercare l'acqua un pochino più profonda, andiamo a cercare le punte che ci permettono di spingere le canne un pochino più lontano, o pescare nella zona della foce. Non ci sono canaloni in vista, o quelli che ci sono poco marcati. Questa è in sintesi la situazione. Ripeto, cerchiamo la foce, cerchiamo le punte, cerchiamo di fare distanza in una spiaggia così profonda che ci permette anche di lavorare nel sottoriva. Eccolo qua amici, Daniele Carloni, il nostro compagno di pesca già in altre situazioni, bellissime pescate direi in passato. Assolutamente. Lui conosce bene questa spiaggia, campo di mare, siamo nella zona della Dispoli Cerveteri, una spiaggia molto bella che ci porta fino al poligono di Furbara andando verso nord e giù scendendo. Insomma, un litorale veramente interessante, vero Daniele? Sì, è una spiaggia assolutamente divertente sotto molti aspetti tecnici, perché è una spiaggia che ci ha molti spunti, abbiamo delle secche molto pronunciate, è una spiaggia molto profonda, ci sono degli scalini da sfruttare e soprattutto c'è una piccola foce che non è di dimensioni estremamente importanti, ma è una delle poche foci che troviamo su questo tratto, come dicevi te, da nord a sud abbastanza esteso, per cui è sicuramente un punto di riferimento importante.
È una spiaggia che ci può regalare delle belle sorprese, parlando di orate sicuramente, parlando di mormore. Ora non spoileriamo troppo, no, però oggi è un po' all'avventura. Il grande maestro, il grande vecchio, che è l'amico Matteo Rocco, grande lanciatore, grande compagno di mille avventure, qui fece una spigola proprio qua sotto, credo sì, proprio qua davanti, pesce a 7-8 kg, ne ho visto uscire tanti di pesci importanti. Tornando al riferimento sicuramente della foce, c'è da preferire questa spiaggia, come un po' tutto il litorale laziale, con determinate condizioni di mare e sicuramente di vento. Questa mattina diciamo che il vento alle spalle, che rende il mare spiattellato, acqua particolarmente pulita, sicuramente non ci aiuta nelle fasi di pesca, ma noi come sempre ce la metteremo e ci tutta. Proviamo. Allora continuiamo a pescare, dopo parleremo di nodi, di travi. Abbiamo già dato un'occhiata alla struttura della spiaggia grazie all'uso del drone. E adesso vediamo se la spiaggia appunto ci regala qualche cosa. Speriamo bene. Buon divertimento. Oh, eccola qua. Primo pesce della giornata. Una bella triglia, una bellissima triglia, colori stupendi. Abbiamo sfruttato la vicinanza della foce. Qui davanti la spiaggia è molto profonda. Iniziamo subito con questa bellissima triglia che rimettiamo in acqua. Hydrogen 2 pezzi con il nuovissimo mulinello Areas, un mulinello che mi sta davvero impressionando, è per il look molto bello. Devo dire, questo Gunsmoke, questa canna di fucile, a me è sempre piaciuta moltissimo. Poi mi dà un'impressione di grandissima stabilità, grandissima stabilità. Ora, l'ho caricato con intrecciato, ne parleremo dopo dell'intrecciato, voglio solo farvi vedere come sta imbobinando questo intrecciato, che per la cronaca è uno 0,12. Questo è dovuto all'avvolgimento a spire incrociate WSG, Worm Shaft Gear cosiddetto. Il mulinello è completamente resistente all'abrasione, è un mulinello stabilissimo, doppia bobina, frizione micrometrica, basta veramente un attimo a portarlo da una posizione di blocco e ferrata. Ripeto, quello che mi stupisce, al di là dei dati tecnici che sono classici di un mulinello, invece che li ripeto 1000 volte, è la stabilità, il fatto che dà l'impressione di essere veramente un livello altissimo di mulinello. Mi piace. Altra cosa che a me piace molto è questa: le manovelle si possono smontare, si tolgono semplicemente girandole al contrario e riponendole, senza dover ricorrere alla parte laterale per allentarla e poi riporla. Quindi tutta una serie di soluzioni tecniche che ne fanno veramente un bel mulinello. L'ho unito all'Orizzonte Hydrogen, abbiamo già parlato, una canna 250 grammi in 2 pezzi, destinata a lunghissima distanza. Quindi questo setup, uno 0,12, il nuovo mulinello, l'Orizzonte, 150 grammi per lanciare lontano. Ora sto recuperando l'esca. Questa è la canna messa sulla punta della punta, quindi nella estremità, per cercare di ottenere la distanza maggiore. Vedo come è messa l'esca, in questo caso è innescata a renicola. Qualora dovessi trovare, e non la trovo, la renicola consumata, e invece purtroppo o meglio è perfettamente integra, passo al bibi. Allora questa canna la rilancio, in attesa, per non sprecare la renicola che è preziosa, la rimetto a distanza. Successivamente, se dovesse rovinare, passo a inserire un bivi per avere una canna fuori, in attesa di cosa? Dell'orata principalmente. Poi andiamo a vedere la canna di destra, che l'ho messa sotto riva per cercare di sfruttare il piccolo movimento di risacca che c'è, si sente anche, e la canna di sinistra, che è l'Interstellar, di cui parlerò nel dettaglio fra poco, che anche questa ho cercato di mandare il più lontano possibile. Adesso rilancio e andiamo a vedere nel dettaglio i 3 posizionamenti in questa punta per cercare di capire come appunto sto cercando di ragionare, ok? Ok, distanza buona, chiaramente con lo 0,12 è facile.
0,12 intrecciato, ricordiamolo, pescammo con lo 0,12 in nylon un paio d'anni fa, rientro di una pescata di 3 giorni fatta con i ragazzi del Perdigal, pluricampioni del mondo. Loro in gara usano lo 0,12, è chiaramente un metodo per arrivare a distanze incredibili, non dobbiamo però avere ostacoli e chiaramente non possiamo aspirare a prendere dei pesci molto importanti, perché con lo 0,12 a 20-30 metri, quando abbiamo nel mulinello lo 0,12 e non lo shock leader, il rischio di spaccate è troppo alto, e soprattutto ho notato che dopo 2 ore di pesca bisogna completamente cambiare il filo, perché ormai è usurato e non è più utilizzabile, quindi l'intrecciato, di cui parleremo fra poco. La seconda canna è messa sotto. Ho preso una competition, ora si è un po' aggrovigliato, vediamo un attimo che cosa succede. Sì, c'è troppo rimescolamento d'acqua, quindi si vede che il terminale si è andato a aggrovigliare. È un doppio short. In alto ho messo, ma si è aggrovigliato come possiamo vedere, un pop-up. Ora rifarò il terminale e lo ordinerò, lo metterò in condizione di pescare. Non è tanto importante quello quanto un terminale del genere lo metto qua davanti in questa zona di movimento, proprio perché con il pop-up cerco di insidiare qualche sugarello, qualche occhiata. Qui ho preso anche delle grosse salpe, ho preso diverso pesce diverso da quelle che sono le mormore dorate o i saragotti che insidiamo abitualmente. C'è sempre la possibilità di intercettare una spigola, c'è una foce, e nel sottoriva c'è anche la possibilità, proprio dalla presenza di foce, di intercettare dei rombi, anche se quella è una pesca ultra specialistica, ma queste condizioni di temperatura bassa, vento da nord, sono quelle che tra l'altro favoriscono la pesca del rombo. Io adesso lo vado a mettere in ordine e lo rilancio qua sotto, 20-30 metri. Una volta finito di metterla rimessa in pesca, andiamo a vedere il primo nodo di una serie di nodi che andremo a rivedere con uno dopo l'altro, i nodi più importanti che possiamo utilizzare nel Sercazzo, perché tanti appassionati hanno chiesto di avere chiarimenti sui nodi, lo faccio molto volentieri e quindi fra poco parliamo di nodi. Ecco il trave che sto usando, doppio short rovesciato, molto noto, molto comodo, 2 bei braccioli, il trave centrale è uno 0,50, i braccioli sono 0,22 con ami del 6 e dell'8, sopra floterino con coreano, saltarello, e floterino giallo, colore, va bene giallo, e lo metto qua dove c'è un pochino più di onda, cercando di tenerlo disteso. La corrente va da sinistra verso destra, quindi lo distenderò in questo modo. Nel frattempo la marea sta salendo, abbiamo circa 2 ore al culmine, quindi una situazione che può essere interessante. Sposto il picchetto per non tenerli troppo lontani, non mi piace avere le attrezzature troppo lontane tra di loro, anche per non fare 50.000 km a piedi, che bene alla salute lo fa di sicuro, ma alla fine della giornata uno poi è cotto. Quindi questa, essendo sotto, la tengo a mo' di beach leggering. Ovvio che in queste situazioni dovrei usare una canna molto più leggera per pescare, magari una canna da beach, però in questo momento voglio vedere di avere la possibilità, cambiando rapidamente il trave, di avere tutte e 3 le canne fuori se danno qualche cosa fuori. Questo da un punto di vista tecnico. Adesso andiamo a vedere il primo nodo, che sarà il nodo dello shock leader. Nodo dello shock leader. Shock leader è fondamentale. Usiamo piombi da 80 grammi fino a 175 grammi, dobbiamo avere un parastrappi. Quanto è lungo? È lungo almeno il doppio della lunghezza della canna, come minimo. Abbiamo già parlato dei conici che vanno benissimo. Ora andiamo a vedere come collegare uno spezzone di filo. Faccio un esempio, uno 0,50, uno 0,55, in questo caso stiamo usando un piombo da 125 grammi più o meno, a un filo dello 0,20. Allora avremo il filo giallo
che è il filo dello 0,20, quindi il filo che esce dal mulinello. Il filo bianco è lo shock leader, quindi questo 0,50 e 0,55. Prima operazione, un volgarissimo e semplicissimo nodo. Lo andiamo a chiudere senza stringerlo, stringendo il minimo indispensabile. A questo punto questo nodo, che viene chiamato Tony Pegna, ma c'ha 1000 nomi, 1000 varianti, ma si basano sempre sullo stesso concetto, si compone di un dito che crea un loop. Andiamo a girare intorno, quante volte? 4, 5, 6 volte. Poi qualcuno mi dirà, sì vabbè, ma io ho letto che si gira 7 volte. Non importa, il concetto è sempre lo stesso. Io lo ribalto, faccio anche 2 giri sopra, in questo modo, e dopodiché mi limito a far entrare l'estremità nel loop che ho creato. Lo chiudo, lo bagno, il filo va sempre bagnato, è un cordino, questo non lo bagno, vi risparmio questa scena, lo bagno e gradualmente lo vado a stringere fino ad avere esattamente questo nodo, che è il più affidabile di tutti. Ha una forma a cono, scorre bene, le estremità vanno chiaramente tagliate al limite ed è un nodo perfettamente funzionante, anzi storico nella pesca dalla spiaggia. Nodo, chiamiamolo Tony Pegna. Facciamo il punto della situazione, siamo praticamente all'arrivo del culmine di Alta, l'acqua è torbida, c'è stata una rotazione del vento, adesso si è messo un vento da sud-sud-est, che sarebbe anche ottimo, ma fa veramente freddo, devo dire. E quindi probabilmente smonteremo e andremo a fare il tramonto da un'altra parte. E proprio i giorni passati, in situazioni leggermente diverse, una temperatura più alta, ho fatto qualche pesciotto, qualche cattura delle ombrine che andiamo a vedere. Poi andiamo a vederci un altro nodo da usare nella nostra pesca. Oggi giornata di ombrine. Andiamo a vedere da vicino il nodo di sangue, nodo molto utile quando andiamo a coniugare due fili di diametro simile, ad esempio uno shock leader conico, esempio 0,20-0,57 con un filo in bobina dello stesso diametro più o meno, quindi uno 0,20. Nodo molto semplice che va bagnato come tutti i nodi che andiamo a mostrare. Affianchiamo i due fili, cominciamo a ruotare da una parte 4 volte, dopodiché questa parte andiamo a inserire all'interno e ci troviamo in questa situazione. Teniamo aperto questo piccolo loop con le dita, giriamo dalla parte opposta 4 volte e entriamo in modo che i due fili escano in modo opposto. A questo punto andiamo a chiudere il nostro nodo. Chiaramente questa è la fase in cui andiamo a bagnare, inumidire il nodo. Ed ecco qua il nodo di sangue. Continuiamo a parlare di nodi con Daniele. Daniele, tu hai dei nodi che preferisci quando peschi? Sì, come ti dicevo prima, ti avevo anticipato, io cerco sempre la semplicità nella pesca, per cui faccio più o meno sempre gli stessi nodi, perché secondo me il nodo migliore è quello che riusciamo a fare meglio, perché quando siamo sicuri di aver fatto un nodo correttamente, per cui non andiamo ad alterare il carico di rottura e diamo fiducia appunto al nostro nodo, è sempre la cosa migliore. Poi può capitare anche di notte di dover legare un bracciolo, un terminale o magari sostituire uno shock leader, per cui è meglio fare un nodo che sappiamo eseguire anche, ecco, ad occhi chiusi. Sono molto d'accordo. Hai un nodo particolare che vuoi farci vedere? Guarda, io, visto che i nostri amici ci chiedono sempre magari anche dei nodi per collegare i terminali, per cui un nodo che secondo me è veramente alla base, più semplice di questo, magari ce ne sono, ma per quanto mi riguarda più semplice di questo non esiste.
prendo in prestito le forbici. Un occhiello. Sì, le andiamo a sostituire a quello che può essere l'occhiello di una girella, appunto di un moschettone, quello che ci serve. Per cui passiamo all'interno il nostro filo e a questo punto con l'aiuto di un dito andiamo a creare appunto questo cappio, questa sorta di loop. Andiamo a girare la parte corta del filo 6 o 7 volte. Ora noi chiaramente con il cordino facciamo un numero inferiore di spire, altrimenti il nodo non riuscirebbe. Dopodiché semplicemente lo passiamo all'interno dell'asola che si è creata e una seconda volta dentro l'altra. Chiaramente consigliamo sempre di andare poi a bagnare per una maggiore scorrevolezza il nostro nodo, andiamo a serrare, lo accompagniamo, stringiamo e questo qui è un nodo che, ripeto, per me è semplicissimo, fantastico, massima tenuta, per cui lo consiglio vivamente. Non tutte le ciambelle riescono col buco, siamo partiti con non molte aspettative, devo dire la verità. Pochissime. Pochissime. E il mare difatti ha confermato che, a parte la bella triglia che ha preso Daniele, non è uscito un pesce, addirittura le esche stanno tornando indietro intatte. È passato il culmine di marea, il vento è salito, io ringrazio intanto Daniele che sarà sicuramente con noi in tante altre puntate del Surfcasting Academy, e noi ci spostiamo in un'altra spiaggia verso Roma a fare un tramonto, quindi ci vediamo fra poco in un'altra spiaggia. Intanto grazie a te, e alla Robby. prossima. Eccoci qua, cambiato spiaggia, pronti per un tramonto, situazioni non facili, devo dire. Si è alzato questo vento da sud-sud-est decisamente freddo, che forse blocca l'attività del pesce. Comunque noi ci proviamo. Siamo nella zona di Ostia, in particolare la zona è quella a sinistra della famosa rotonda al termine della Cristoforo Colombo, quindi è una zona accessibile a tutti. È una zona molto bella che può offrire anche delle belle catture, infatti molti surfcaster locali pescano in questa area perché è bella, può dare di tutto, perché in passato ho preso ombrine, saraghi, mormore, quindi insomma. Ora ho messo su questo picchetto la nuova Athena Evo Surf 4503, 4,50 m, 3 pezzi, in questo caso range 200 grammi. Vediamo come si comporterà. Il primo lancio che ci ho fatto mi è piaciuta, ma non ne dobbiamo parlare in questa occasione perché abbiamo un'altra canna di cui parlare in modo più approfondito. Tanto che preparo la terza canna, che è l'Interstellar, di cui vorrei poi parlare, e andiamo a vederci qualche cattura che è avvenuta in questo litorale qualche giorno fa, quando le condizioni meteorologiche erano diverse, nel senso che c'era un mare simile, ma la temperatura dell'aria era nettamente differente, assai più piacevole di questa. Ombrine e un pesce che mi ha sorpreso perché era tanto che non prendevo un bel sarago. Interstellar Surf 4203, 4,20 m per 3 pezzi, una delle ultimissime nate in casa Trabucco. Già il nome a me piace molto, devo dire la verità. Ha una serie di soluzioni che sono tipiche delle canne Trabucco. Se ne è andata ad aggiungere un'altra. Questa soluzione è chiamata XCW. Si tratta praticamente di un ulteriore rinforzo in carbonio a spire parallele che protegge la canna dagli urti e irrigidisce ulteriormente il manico e rende il lancio molto più preciso, molto più lineare, anche in caso dei nostri errori tecnici, quindi torsioni della canna.
una placca porta mulinelli Fuji, così come gli anelli KW con la forma K appunto tipici per evitare e allontanare la possibilità di grovigli. Il cimino è uno dei punti forti delle canne trabucco di ultima generazione, il cosiddetto hybrid tip, quindi un innesto in carbonio che fa sì che la canna abbia una grandissima sensibilità durante le eventuali abboccate, nella gestione del pesce soprattutto nel sottoriva, non partecipa alla fase di lancio come è tipico delle canne ad azione particolarmente veloce, e quindi un valore aggiunto, appunto ripeto, tipico delle canne trabucco. Una canna che si è dimostrata sia dai primi test estremamente reattiva, veloce, facilissima, rapporto qualità-prezzo eccellente, una canna adatta a tutti, non è una canna specifica per gli agonisti, ma è una canna per tutti coloro che vogliono affrontare le nostre spiagge. Interstellar Surfer. Il tramonto dopo una giornata faticosissima, ci regala una sorpresa, che bello, che meraviglia. Aeras caricato con la treccia Naghe dello 012, lancio lungo. Vediamo cos'è. Oh là là, un mormorone! Oh mamma mia, che bello! Bella mormora, bellissima. Si è slamata giusto in tempo e quindi, poverina, visto che è l'unica della giornata, la rimettiamo in acqua. Mi pare il minimo. Ciao bellezza! Molto bello, è arrivato anche il momento dei saluti, è stata una giornata molto impegnativa. Da un punto di vista pesca, molto avara, abbiamo visto delle immagini di catture fatte qualche giorno fa, oggi non andava bene. È arrivata questa mormora alla fine a salvare un pochino la faccia, però abbiamo parlato di nodi, abbiamo parlato di due settori, due spiagge differenti, una spiaggia più a nord di Roma, una spiaggia qui a Roma, a Ostia, e abbiamo parlato di mulinelli, di canne, di accessori, e adesso io vi voglio ringraziare. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy, dove ancora non lo sappiamo, lo saprete presto. Ciao!